Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Azilect Teva BV. Ultimo aggiornamento. 4 novembre 2021. Cos'è Azilect? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Azilect durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è Azilect? Azilect è un farmaco a base del principio attivo rasagilina mesilato, appartenente alla categoria degli anti-Parkinson dopaminergici e nello specifico inibitori della monoaminoossidasi B. È commercializzato in Italia dall'azienda Teva BV. Azilect può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni Azilect 1 mg 28 compresse. Informazioni commerciali sulla prescrizione titolare. Teva BV. Ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica classe A. Principio attivo rasagilina mesilato, gruppo terapeutico anti-Parkinson dopaminergici, forma farmaceutica compressa. Indicazioni Azilect è indicato negli adulti per il trattamento della malattia di Parkinson idiopatica, sia in monoterapia, senza levodopa, che in terapia di associazione, con levodopa, nei pazienti con fluttuazioni di fine dose. Posologia. La dose raccomandata di rasagilina è 1 mg, una compressa di Azilect, una volta al giorno, da assumere con o senza levodopa. Anziani. Non è necessario un aggiustamento della dose nei pazienti anziani, vedere paragrafo 5, 2. Compromissione epatica. Rasagilina è controindicata in pazienti con grave compromissione epatica, vedere paragrafo 4, 3. Evitare l'uso di rasagilina in pazienti con moderata compromissione epatica. Si raccomanda cautela all'inizio del trattamento con rasagilina in pazienti con lieve compromissione epatica. In caso di evoluzione della compromissione epatica da lieve a moderata, il trattamento con rasagilina va interrotto, vedere paragrafo 4, 4 e 5, 2. Danno renale. Non sono richieste speciali precauzioni nei pazienti con danno renale. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di Azilect nei bambini e negli adolescenti non sono state stabilite. Non esiste alcuna indicazione per un uso specifico di Azilect nella popolazione pediatrica per l'indicazione malattia di Parkinson. Modo di somministrazione per uso orale. Azilect può essere assunto sia a digiuno sia a stomaco pieno. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Trattamento concomitante con altri inibitori delle monoaminoossidasi, ma o inclusi i medicinali ed i prodotti naturali senza obbligo di prescrizione, come l'erba di San Giovanni, o petidina, vedere paragrafo 4, 5. Bisogna attendere almeno 14 giorni tra l'interruzione del trattamento con rasagilina e l'inizio della terapia con inibitori dell'emapetidina. Compromissione epatica grave. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Uso concomitante di rasagilina con altri medicinali. Evitare l'uso concomitante di rasagilina e fluoxetina o fluvoxamina, vedere paragrafo 4, 5. Attendere almeno 5 settimane dall'interruzione del trattamento con fluoxetina prima di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Inibitori dell'EMAO. Rasagilina è controindicata in associazione con altri inibitori dell'EMAO, inclusi i medicinali ed i prodotti naturali senza obbligo di prescrizione, come l'erba di San Giovanni, poiché, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale prima di prendere Azilect insieme ad altri farmaci come Bebirinolo CM, Diraist, Fexallegra nasale, Palexia, compressa a rilascio modificato, Palexia, soluzione, petidina cloridrato molteni, petidina cloridrato ammonico, rinofrenal, Strattera, capsula, Trimeton, Visurlican, Visumitazone antistaminico, Zeposia, Zerinolflu, Zerinol, eccetera.
Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Azilect durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Azilect durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. I dati relativi all'uso di Rasagilina in donne in gravidanza non esistono. Gli studi sugli animali non indicano effetti dannosi diretti o indiretti di tossicità riproduttiva, vedere paragrafo 5.3. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari nei pazienti che presentano sonnolenza/episodi di insorgenza improvvisa di sonno. Rasagilina può compromettere la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. I pazienti devono essere avvertiti sul rischio di utilizzare macchinari, inclusi i veicoli a motore, sino a quando non avranno accertato che Rasagilina non ha effetti sulle loro capacità. I pazienti in trattamento con Rasagilina che presentano sonnolenza o episodi di insorgenza improvvisa di sonno devono essere informati di astenersi dalla guida o dall'intraprendere attività in cui un'alterata attenzione può esporre loro stessi o gli altri a rischio di danno grave o morte, per esempio usare macchinari, fino a quando non abbiano acquisito sufficiente esperienza con Rasagilina e altri medicinali dopaminergici per valutare se influenzino in modo negativo le loro prestazioni mentali o motorie. Nel caso si manifestino un aumento della sonnolenza o nuovi episodi di addormentamento nel corso di attività diurne, per esempio guardando la televisione, come passeggero in automobile, eccetera, in ogni momento nel corso del trattamento, i pazienti non devono guidare o partecipare ad attività potenzialmente pericolose. I pazienti non devono guidare, usare macchinari o lavorare in quota durante il trattamento se hanno manifestato in precedenza sonnolenza o si sono addormentati senza preavviso prima di usare Rasagilina. I pazienti devono essere avvertiti dei possibili effetti additivi di medicinali sedativi, alcol o altri depressivi del sistema nervoso centrale, per esempio benzodiazepine, antipsicotici, antidepressivi, in combinazione con Rasagilina, o quando assumono in concomitanza medicinali che aumentano i livelli plasmatici di Rasagilina, per esempio ciprofloxacina. Vedere paragrafo 4.4. Effetti indesiderati. Sintesi del profilo di sicurezza negli studi clinici in pazienti con malattie di Parkinson. Le reazioni avverse più comunemente riportate sono state cefalea, depressione, vertigini e sindrome influenzale, influenza E. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi. I sintomi riportati a seguito di sovradosaggio con Rasagilina in dosi incluse tra 3 mg e 100 mg comprendevano ipomania, crisi ipertensiva e sindrome serotoninergica. Il sovradosaggio può essere associato ad una significativa inibizione delle MAO e MAO-B. Volontari sani sono stati trattati con 20 mg/die di prodotto in uno studio a singola dose, oppure con 10 mg/die, in uno studio della durata di 10 giorni. Le reazioni avverse osservate sono state valutate come lievi o moderate e non correlate al trattamento con Rasagilina. In uno studio con aumento progressivo delle dosi, condotto in pazienti in terapia cronica con levodopa e trattati con 10 mg/die di Rasagilina, sono state riportate reazioni avverse cardiovascolari, inclusa ipertensione e ipotensione posturale, che sono scomparse all'interruzione del trattamento. Tali sintomi sono simili a quelli osservati per gli inibitori non selettivi delle MAO. Trattamento. Non esiste un antidoto specifico. In caso di sovradosaggio, monitorare i pazienti e intervenire con un'adeguata terapia sintomatica e di supporto. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Farmaci antiparkinsoniani, inibitori delle monoaminoossidasi B. Codice ATC N04BD02. Meccanismo d'azione. Rasagilina ha dimostrato di essere un potente ed irreversibile inibitore selettivo delle MAO-B, che può determinare proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Rasagilina viene assorbita rapidamente, raggiungendo la concentrazione plasmatica di picco, Cmax, in circa 0,5 ore. La biodisponibilità assoluta di Rasagilina in dose singola è di circa il 36%. Dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di sicurezza farmacologica, tossicità a dosi ripetute, genotossicità, cancerogenesi, riproduzione e sviluppo.
Rasagilina non presenta potenziale, elenco degli eccipienti mannitolo amido di mais pregelatinizzato silice colloidale anidracido stearico talco. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Abzilecta base di rasagilina mesilato sono Aidex, Rasebon, Rasagilina Accord, Rasagilina Aristo, Rasagilina Aurobindo, Rasagilina Doc generici, Rasagilina EG, Rasagilina Corca, Rasagilina Milan, Rasagilina Pensa, Rasagilina Sandoz, Rasagilina Teva, Rasagilina Zentiva, Rasaral, Roldap. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.